E niente, poi è arrivata la ragazza delle pulizie, mentre che stavo sistemando qua. Ho iniziato a parlare con lei, quindi ho interrotto il video. Adesso devo finire una cosa, ecco, così è come gira un investitore immobiliare 2.0 che fa affitti brevi con chiavi di tutti gli appartamenti che ha, tanto da andare in confusione, però queste qua dovrebbero essere di questo lucchetto e per fortuna erano quelle giuste. Ora mentre che sistemo l'ultimissimissima cosa che manca, lì in quell'angolo c'è un po' di umidità che sta venendo fuori, classico di penso qualsiasi bagno. Ragazzi, se faccio un passo falso e questo dovesse cadere esce un bel casino, considerando che dopo ho degli ospiti che devono entrare. Però andando in conclusione, il motivo del perché preferisco operare in questo modo, tramite una sublocazione, senza possedere, senza comprare appartamenti, per il semplice fatto che ad oggi ritengo che l'attività di affitti brevi sia una delle migliori attività ad oggi in Italia da lanciare per diversi motivi. Il budget d'ingresso, le tasse da pagare relativamente basse, considerando che è un'attività a tutti gli effetti imprenditoriale, i costi di avviamento sono veramente bassi, la possibilità di scalare un'attività del genere sono altrettanto alti, perché logicamente avendo pochi costi non ho dipendenti da pagare, non ho il 50, 60, 70% di tasse a pagare. Ad oggi sicuramente è un'attività remunerativa, ma se un indomani questa cosa dovesse cambiare, quindi che ne so, siamo in Italia, no? Ci sono le leggi che vengono fatte per i ricchi, quindi di conseguenza se un indomani dovessero cambiare delle leggi, delle regolamentazioni e l'attività di affitti brevi dovesse diventare più restrittiva, bene, ho un appartamento o più appartamenti in affitto che semplicemente stoppo il contratto d'affitto, torno a fare quello che ho sempre fatto. A differenza magari di dire compro una casa per fare affitti brevi, però poi il mercato cambia e se il mercato cambia, cosa che tu purtroppo non puoi prevedere, cosa fai? Sicuramente non rimani fregato, perché una casa è sempre un asset che le persone possono sicuramente riutilizzare e reinvestire in modi migliori. Però considerando che in Italia la gente entra negli appartamenti, contratti a lungo termine, poi fa una famiglia, smette di pagare, sono delle regolamentazioni che non tutelano affatto i proprietari di immobili che decidono di renderli a disposizione per affitti a lungo termine, perché è capitato più volte, succede che ci sono state persone, anche esperienze personali in famiglia, dove per esempio i miei genitori, quando venne a mancare mia nonna, ereditarono a casa sua e un inquilino è stato dentro per 6 mesi senza pagare, distruggendo anche la casa. Sicuramente in Italia ci sono poche leggi che tutelano attività di questo genere ed ecco anche perché tanti proprietari di immobili ad oggi si stanno spostando. Questo sicuramente creerà uno scompenso, che questo squilibrio, ragazzi, sarà sempre maggiore fino a quando non ci saranno delle leggi che si prenderanno cura maggiormente di chi fa affitti a lungo termine, perché sono sincero, le persone che fanno affitti a lungo termine non sono per niente tutelate in questo settore ed ecco il motivo principale del perché io ho deciso di operare in questo modo, per evitare di trovarmi poi a distanza magari di 5 anni, quando questo squilibrio sarà troppo elevato, che ci saranno troppe persone che fanno affitti brevi e troppe poche che fanno affitti a lungo termine. Questo squilibrio creerà ovviamente leggi di mercati diverse per riportare un equilibrio, e se questo dovesse succedere tra 5 anni o tra 10 anni o magari non succederà mai, non lo posso sapere, io quello che posso fare è costruirmi un piano A, ma allo stesso tempo anche una via d'uscita. Detto questo, spero che il video ti sia piaciuto, fammi sapere cosa ne pensi sinceramente di questo ebook e audiolibro che ho intenzione di lanciare e rendere disponibile per chi mi segue qua su YouTube. E se il video ti è piaciuto lasciami un like e iscriviti al canale, perché oggi è una giornata in cui oggi sono in questo appartamento, adesso mi sposto, vado in un altro, dovrò fare altri lavori, quindi teniamoci aggiornati perché ci usciranno diversi video. Oggi è la giornata dei video, oggi ne ho veramente tanti da fare. Ti auguro buona giornata anche a te, buon lucro, ci vediamo al prossimo video, ciao!